Ciao amici, a seguito del video sul Fujinon 1855 T29 sono arrivate un sacco di domande. Perché T29 e non F29? Qual è la differenza che intercorre tra un obiettivo che viene valutato o descritto come F4, F28 e un T29, T3,5 eccetera? È presto detto. Gli obiettivi che vengono usati nella cinematografia o comunque nella serie cine delle nostre fotocamere sarebbe meglio che avessero questo tipo di accuratezza, T invece che F. Infatti F rappresenta il rapporto fra la lunghezza focale, facciamo finta un 200 mm, e l'apertura massima del diaframma. È un rapporto fra queste due grandezze. Mentre invece T esprime la quantità di luce che, entrando dalla lente primaria e attraverso lo schema ottico, raggiunge il piano sensibile, sensore digitale, pellicola, quello che vogliamo. Ed è una differenza che potrebbe sembrare soltanto teorica, invece è molto pratica. Quando parlo di F28, cioè del rapporto fra la lunghezza focale e l'apertura massima del diaframma, devo però tenere presente che fra la lente frontale e l'elicola piano sensore ci sono diverse lenti. Può essere uno schema planar che ne ha semplicemente 4 nella migliore delle ipotesi, ma potrebbe essere anche un obiettivo che ha 32 lenti in 25 gruppi. Vale a dire che è vero che è un 2.8, ma deve passare attraverso tutte queste lenti. Ed ecco il motivo per il quale alcuni obiettivi 1.4, alcuni obiettivi F2 sono più luminosi dei corrispettivi altri che sono comunque F2, F2.8, ma non danno quell'impressione di luce, perché dipende proprio da quello che vi ho detto. Non dimentichiamo poi la grandezza delle lenti che concorre a dare più luminosità, non solo alla qualità del vetro, quelli a bassa dispersione, quelli con il trattamento particolare, insomma ci sono tanti fattori che portano la luce fino alla pellicola o al sensore. Giusto per avere un'idea, immaginate un 24-70 2.8, un obiettivo generico di luminosità 2.8 con un 300 2.8 oppure un 400 2.8. La luce che inonda il sensore, che attraversa l'obiettivo, è ben diversa, cioè quella che raggiunge per l'appunto il piano sensibile. Oppure, giusto per capire quanta differenza vi sia pur in un valore f2.8 oppure anche f5.6, immaginate un obiettivo come, che so, il planar, che sono 4 lenti o 6 lenti, 4 gruppi, e invece un obiettivo con 32 lenti in 17-19 gruppi. Capite bene che pur essendo un f di uguale misura, le cose cambiano. E allora, per quel che riguarda la tendibilità della lettura, il T2.9, il T2.8, il T4 esprime semplicemente e solamente la quantità di luce che colpisce il sensore. Ecco perché è più attendibile. Ma più attendibile poi perché? È più attendibile perché nella cinematografia non abbiamo a che fare con un fotogramma per volta, cosa che avviene per la nostra macchina fotografica. Facciamo uno scatto, è un po' sottoesposto, poi ne facciamo un altro, l'esposizione è leggermente diversa. Vabbè, si fa presto, se dobbiamo fare una mostra, ad esempio, metterli in successione, a equilibrare, a bilanciare luci ed esposizione. Con la pellicola tutto avviene in maniera molto più complessa, perché parliamo almeno di 24-25 fotogrammi al secondo e le cose si complicano molto. Ecco perché è fondamentale, quando si girano le scene in 2 giorni diversi, in 3 giorni diversi, in settimane diverse, avere la stessa quantità di luce che colpisce il sensore. Questo deve essere un dato oggettivo, assolutamente tangibile. Semmai un obiettivo immaginato per la cinematografia deve disporre di altre caratteristiche essenziali, come per esempio l'assenza di vignettatura, il contenimento al massimo delle distorsioni, delle aberrazioni cromatiche, deve disporre di una progettazione ottica e meccanica
adatta per esempio a minimizzare il focal shift, cioè lo spostamento del fuoco, una costruzione di tipo parafocale per mantenere per l'appunto il fuoco nel preciso punto in cui l'abbiamo impostato, senza perderlo al variare della variazione di lunghezza focale, per esempio un obiettivo zoom. Contenere al massimo l'optical axis shift, cioè lo spostamento dell'asse ottico durante lo zoom. Sembrano piccole cose, ma se ci fate caso nei nostri zoom, specie quelli più economici, capitano e sono anche ben visibili, però essendo una foto, un singolo fotogramma, poco ci sposta. Mentre in una lente per riprese in movimento serve un controllo preciso, ad esempio del lens breathing, il cambiamento di angolo di campo durante la messa a fuoco, tanto che agiamo sui diaframmi, tanto che ci spostiamo con la lunghezza focale. Tutto questo insieme di caratteristiche per mantenere il rapporto dimensionale fra primo piano, secondo piano e terzo piano anche quando ci spostiamo col fuoco. Fateci caso, gli obiettivi cinematografici ci garantiscono questo tipo di dimensione, questo tipo di rapporto fra l'elemento in primo piano, per esempio, e quell'ultimo. I nostri obiettivi, quelli fotografici, intendo come nostri, invece sono molto più indulgenti. Ma inoltre, per esempio, deve possedere un obiettivo cinematografico un diaframma di lavoro variabile in modo continuo e non a step, non a scatti, perché variando il diaframma si introduce un brusco cambiamento della luminosità, mentre invece, essendo fluido e continuo, si dà al software e al sensore la possibilità di adattarsi gradualmente, seppur istantaneamente, e quindi non percepire una variazione di luminosità o comunque un adeguamento che appare evidente un po' agli occhi di tutti, ma tutto appare e diviene molto morbido, perché la transizione fra un diaframma e l'altro è davvero morbido, si percepisce soltanto la profondità di campo che è variata. Ma poi, come avete visto, altre caratteristiche sono la dentatura delle ghiere per poterle montare sui focus follow, oppure una ampia demoltiplicazione soprattutto della messa a fuoco quando lavoriamo in manuale, cioè non può essere in un quarto di giro, può esserci sia la variazione di zoom che quella di messa a fuoco, devono essere spalmate su una rotazione molto ampia di 180-220 gradi e i comandi devono essere morbidi ma controllati, quelli che diciamo smooth, cioè insomma molto ben controllabili da una mano esperta, ed infine un fuorifuoco che sia comunque piacevole. Non serve che sia il migliore dei bokeh, ma che sia comunque piacevole, morbido, il giusto, e a seconda del diaframma consentire di vedere quello che c'è anche oltre la linea del fuoco. Insomma, un mondo abbastanza diverso dal nostro. Spero di avervi chiarito un pochettino le idee e come sempre l'appuntamento ai prossimi video di PhotoArt. Buona luce a tutti, ciao amici!